Naviganti nel hobby, puntata speciale perché siamo arrivati al quarto settore e ultimo quindi del tabellone di HeroQuest 3D, quindi poi ci mancheranno solo i corridoi e le mura che andremo avanti a fare ovviamente a dry brush spietato e addirittura aerografo per chi ce l'ha. Quindi quello che voglio fare oggi è qualcosa di un po' particolare. Chiudiamo la decorazione del tavolo, dei tiles, dei quattro settori in maniera un po' particolare. Vi faccio vedere prima un metodo che ho trovato per trovare sempre il lato giusto, perché se voi utilizzate il tavolo diciamo solo per HeroQuest e lo smontate, poi quando dovete rimetterlo non sempre il lato di uno o l'altro combacia all'istante, perché a volte avrete magari un polo positivo o negativo dalla parte sbagliata, quindi dovete stare lì a perdere tempo. Allora con un sistema sono riuscito a trovare sempre praticamente il lato giusto al volo, quindi montate e smontate il tavolo tranquillamente per metterlo via e poi per rigiocarci. Detto questo, faremo un time lapse in cui vedrete decorare tutto il quarto settore in time lapse e finito il time lapse vi farò vedere tutti i colori che ho utilizzato, ovviamente prima del classico streaking grime eccetera eccetera. Dopo la sigla. Ragazzuoli, eccoci qua, siamo arrivati al dunque, pian pianino siamo arrivati a conclusione della decorazione di questo tavolo e devo dire la verità, sta venendo veramente bene, sono contento. Ci vuole un po' di tempo, bisogna stargli dietro, chiaro che chi è l'aerografo fa prima, però sono veramente contento e felice del risultato. Allora vi faccio vedere questo metodo rapidissimo. Dunque io cosa ho fatto? Siccome vanno attaccati in questo modo i tiles e bisogna che corrispondano, per riuscire a farli corrispondere, a farli attaccare, vi faccio vedere poi così, ho usato questo metodo. In poche parole, ho con un uniposca nero, una cosa del genere tipo, che è indelebile, colorato solamente una calamita, in questo caso quella in alto, che deve corrispondere per forza a questo grigio, che ce l'avrà qui in alto, e quindi andrà a unirsi in questo modo qua. Dall'altra parte ho messo sempre in alto un punto nero, e qui c'è solo in alto, quindi io so che non posso sbagliare, questi tre rimarranno attaccati in questo modo. Di qua invece ho un punto nero su questa calamita e un punto nero sulla calamita che vedete qui, e poi qui corrispondono in questo modo, e quindi ovviamente da questa parte corrispondono allo stesso modo. Siccome sono sfasate non possono che tornare in questa sequenza, e questo è diciamo il metodo più rapido che ho trovato per rapidamente diciamo mettere via i tiles e poi rimontarli, ok? Quindi ragazzi, ora passo direttamente al timelapse, godetevi un po' di musica e di immagini perché sto per decorare il quarto e ultimo settore.
eccoci qua. Allora, finito la parte d'aerografo, allora, questa avete visto che il timelapse si interrompeva perché sono andato avanti a mano con il pennello per fare le piastrelle più scure e ho utilizzato due colori che sono questi. Per le piastrelle scure il Contrast Garagax Sewer, ok, Contrast Garagax Sewer, e per la parte invece più azzurra ho usato il famoso Nighthound Gloom che viene utilizzato spesso per fare i fantasmi, cose del genere. Allora, qual è la cosa da dire? Sono tutte stanze per cui ho scelto dei colori molto accesi, molto fantasy questa volta, e quindi sarà un settore molto arlecchino, e quindi ora dobbiamo spegnerlo per riuscire a appunto renderlo coerente con tutto il resto. Quindi intanto tutti i bordi che vedete sono stati ripassati a dry brush con il bianco e dopo riceveranno, quando sono perfettamente asciutti, una lavatura con il classico Null Oil, che è lo shade per eccellenza nero, oppure con il nero della Army Painter, in modo tale che tornino a essere più grigi e più risaltino, diciamo, i mattoni. Detto questo, ovviamente qui adesso andrò di streaking grime e comincerò a levare lo streaking grime anche con un panno di questi. Insomma, io per esempio qua uso il tutto, che è riutilizzabile, quindi è un po' più spesso, sembra quasi tessuto non tessuto, perché voglio provare a trovare e ritrovare le sfumature di grigio e bianco che ci sono addirittura sotto, quindi leverò un bel po' di colore oltre al white spirit, quindi per poter appunto vedere che effetto fa e spegnerlo completamente. Questa è una. Poi abbiamo questa che è devastante da quanto è finta al momento, e quindi avrà bisogno probabilmente di un grosso dry brush per poter sembrare più vera, e in questo caso ho utilizzato il Sigvald Burgundy. È in realtà quasi viola, diciamo, ed è praticamente un rosso carminio violaceo, però è molto bello perché fa queste sfumature che vanno proprio a schiarire, e andrò anche qua a rimuovere un bel po' con il white spirit per vedere cosa salta fuori, perché sotto ci sono tutte le sfumature che abbiamo fatto con i 3-4 passaggi di grigi, anzi sono 4 perché il bianco poi è l'ultimo. E poi ovviamente posso comunque fare un dry brush quando sarà tutto asciutto per dargli praticamente di nuovo una parvenza di vero, perché ora sono solamente colori pieni, no? Poi abbiamo quella verde, che questa volta, per differenziarla dalle altre verdi, ho acceso un po', ma con un verde piuttosto importante, che è il Mantis Warrior Green. Il Mantis Warrior Green, sempre contrast ovviamente, fa, quando esagerate, queste macchie verde molto belle e risulta molto variopinta, no? Poi ovviamente queste sono tra le migliori in assoluto con lo streaking grime, perché ricordano un po' i colori del bosco, della natura, quindi vengono sempre bene, no? E questa è la terzultima. Penultima, molto accesa anche questa, arancione praticamente, però molto acceso. Questa qui è quella piccolina che sta in basso vicino a questa, quindi bisognerà dargli una connotazione insomma molto invecchiata, perché se non le spegniamo rischiano anche di essere non stupende accanto una all'altra. Avrete notato che ho scelto dei colori un po' diversi da quelli del tabellone, mi sono fatto ispirare, però specialmente per questa non siamo sulle colorazioni chiare che ci sono sul tabellone, ma perché era troppo simile a quella centrale. Allora ho deciso di andare verso questa gamma, e qui vedete appunto l'arancione. Ultima finale, che è venuta già molto bene, è la gialla, che come vedete aveva praticamente dei triangoli più scuri e più chiari. Alla fine io sono andato un po' invece quasi a caso, in realtà ci ho ragionato un po' sulla diciamo dinamica che fanno le piastrelle girandole, però vedete già questa ha delle belle sfumature che già vanno sul bianco, torna sullo scuro, ed è molto naturale nonostante sia gialla, perché è completamente sconnessa e non ci sono regole in questa pigmente colorazione, non c'è diciamo una texture. Come vedete qua è più chiaro, diventa scuro dappertutto, poi un po' sì un po' no, quindi è molto invecchiata, come se fosse stata calpestata da anni e anni, e fa un po' più di scena delle altre perché già dentro comincia a vedersi la differenza. Adesso quando andremo a mettere lo streaking grime e poi faremo il dry brush alle altre, vedrete che diventerà tutto meglio. E quindi ora non facciamo altro che mettere lo streaking grime dappertutto, e un po' per volta andiamo a vedere gli effetti che fa il white spirit quando andiamo a levarlo.
Ok, ci siamo. Man mano che si asciugano, io in sequenza da quella prima che ho fatto all'ultima vado a iniziare a levare con i White Spirit lo Streaking Grime e vediamo un pochino cosa succede. Allora, la prima cosa che mi interessa è recuperare i colori e fare in modo che lo Streaking Grime sembri appunto solo sporcizia, ok? Quindi vado come sempre a rimuovere su tutte quante le piastrelle facendo un, diciamo, movimento quasi rotatorio e poi magari qualcosa in diagonale per tirare lo Streaking Grime, ma intanto sto cercando di levarlo dal più e vedere cosa succede. E ovviamente riprendi un pochino il colore turchese, diciamo, vedete, spento che c'è qui, che non dispiace, che fa sembrare proprio le piastrelle decorate e poi invecchiate, e diciamo che più o meno ci siamo. Io più o meno lo lascerei così, magari dando appunto delle spinte diagonali in questo modo, in modo tale che poi venga tutto più coerente in una direzione, e poi di nuovo passando in senso rotatorio dove mi interessa rimuovere lo Streaking Grime e andare a beccare un pochino anche quei bordi bianchi che si vedono in giro, e viene fuori una cosa di questo genere. Ovviamente ora lo lasceremo asciugare. Quando sarà asciutto gli daremo il primer, scusatemi, il dry brush, e poi faremo per bene quei legnetti e avremo finito questa tavoletta. Andiamo a beccare quella verde, che è la seconda che ho fatto, infatti si sta già un po' seccando, e vediamo un po' anche qui dovrebbe recuperarsi il colore proprio verde sotto, che è uno spasso, guardate. Infatti qui diciamo che queste piastrelle qua sono le migliori perché sono tipo mattonelle rotte, sassi in un certo senso, no? E la cosa molto comoda di queste è che passando sopra con il cotton fioc si va subito a beccare le parti un po' a caso, diciamo, che con l'altezza e la profondità di ogni piastrella vi va subito a far vedere il verde sopra, come vedete, e poi lo Streaking Grime resta sotto a fare le sue ombre e il suo diciamo scherzetto che fa sempre del invecchiamento, no? Ovviamente andrà lasciato asciugare per vedere cosa succede, ma diciamo che qui stiamo andando praticamente a nozze con lo Streaking Grime, perché come vi dicevo sono anche colori naturali, il marrone e il verde, si recupera facile, viene fuori veramente un capolavoro di tiles. E aspettiamo che si asciughi per dare la sentenza finale. Andiamo avanti con il giallo, che dovrebbe essere tra le altre più o meno lo stesso livello del verde, nel senso che anche qui facile trovare risultati ottimali perché siamo sulle tonalità del marrone, e quindi andiamo a recuperare, vedete, quelle parti in luce che sono più in superficie, tenendo sotto lo Streaking Grime che va a farmi il resto. Vedete che sto utilizzando sempre lo stesso cotton fioc super imbevuto, si sta staccando, ma finché dura lo utilizzo perché alla fin fine è comodo che sia imbevuto dello Streaking Grime, così vado a levarlo ma non troppo, e quindi vado a spostarlo in realtà in altre zone dove magari può essere utile, tipo all'interno delle fessurazioni, diciamo, delle crepe che ci sono, no? E anche qui diciamo che vedo che stiamo recuperando bene e viene fuori una bella cosa, guardate. E anche questo, diciamo, è fatto. Possiamo lasciarla così, aspettiamo che faccia il suo mestiere lo Streaking Grime. Quando si asciuga vedete che praticamente stiamo sfruttando tutte quante le layer della stampante 3D che adesso fanno sembrare praticamente texturizzate le piastrelle, e quindi abbiamo recuperato anche quello che all'inizio non era una cosa bella da vedere, e invece ora sembra quasi fatto apposta, no? Andiamo avanti con l'arancione. Adesso cambio lato del cotton fioc perché siamo alle ultime due, quindi ci sta. Qui mi è caduto un sacco di White Spirit e quindi andiamo a rimuoverlo. Ecco, vedete, questa cosa bisogna stare attenti perché ovviamente poi si rischia di fare danni. In questo caso no, perché era quello che mi serviva. Ho diverso White Spirit, potrei asciugarlo, ma se l'asciugo troppo vado a levare anche quello che, diciamo, voglio lasciare, quindi tanto vale che lascio che l'alcol faccia il suo mestiere e se ne vada pian pianino, no? Tanto evapora. E anche qui abbiamo già
una parvenza di diciamo invecchiamento che con il colore della tonalità dell'arancione sta bene, perché il marrone chiaramente fa il suo, no? Perché il rosso e il nero fanno marrone e quindi ci sono delle componenti rosse, qui va benissimo. Detto questo, ultimo, questo è il più complesso secondo me, perché è quello che andrà invecchiato in qualche modo di più, e dobbiamo capire come recuperare certe cose. Allora, qui abbiamo intanto il colore che stiamo recuperando e andiamo a spostare lo streaking grime dentro le fessure e dentro i buchi, dove lo lascio un po' perché in fondo lì fa profondità, no? Vado a recuperare un po' il colore e vediamo se riesco a far risaltare in qualche modo i bordi di questa tavoletta, che al momento non ha proprio luci, e quindi bisognerà andare a lavorare con il dry brush quando sarà molto asciutto per recuperare, diciamo, le luci. Non sarà facilissimo, perché non si può fare un dry brush con un rosa chiaro o un viola chiaro, perché diventa una ciofega e perde la sua, diciamo, veridicità. Quindi andrò a lavorare un pochino anche intorno alle tonalità dello streaking grime, perché quando sarà invecchiato farà questi toni un po' marroni scuro, che adesso qua in telecamera vedete poco, ma vediamo un pochino di recuperare quelle tonalità lì, facendo, diciamo, un dry brush magari con un color ocra, beige chiaro, in modo tale che andiamo a recuperare un pochino l'idea della polvere. Possiamo utilizzare, per esempio, mi veniva in mente anche i pigmenti, che non ho mai usato ancora diciamo in questa fase, diciamo, di decorazione. Potrebbe essere interessante, solo che se li uso di qua, sempre per il discorso coerenza di tutto il tabellone, poi dovrò mettere i pigmenti anche dalle altre parti e potrebbe essere una rottura di scatole. Ma c'è da dire che io ho voglia di usare i pigmenti, per esempio, all'interno di queste murette, che sono le mura, diciamo, che abbiamo decorato nella puntata speciale, se andate a riprenderla, di Halloween, quindi era il 31 ottobre quando è uscita, e qui diciamo che i pigmenti ci stanno alla grande. Quindi una volta finito tutto andremo con i pigmenti a dare i ritocchi finali a tutto il tabellone, e quindi può darsi che questa sia una di quelle più papabili per dare praticamente un dry brush con un pigmento dust, che quindi è polvere, non liquido, è a quel punto proprio puro, e quindi fatto proprio a polvere, perché potrebbe dargli praticamente la sua giusta connotazione. Però intanto andiamo a aspettare che si asciughi, diamogli il dry brush, vediamo cosa succede e poi decidiamo come intervenire. A tra poco. Ora, prima di continuare, momento colori speciale, perché vi faccio vedere i passaggi che ho fatto, che salto nel video perché sono sempre gli stessi, ma ovviamente vediamo i colori. Allora, per il dry brush di ogni tavoletta ho utilizzato il Drake Tooth, che sono praticamente i denti di drago. Questo è importantissimo secondo me. Guardate il tipo di colore, che è una sorta proprio di polvere, ok? Cercate un colore del genere, ovvero un colore che non abbia al suo interno solo un bianco e un, che ne so, rosato, ma abbia dentro una componente gialla, ok? E sembra proprio polvere. E mescolato a volte con il dry Hexos Pale Sun, che è proprio il sole pallido, diciamo, che è un fantastico dry della Games Workshop, vecchio, non so se c'è ancora, e quindi se non lo doveste avere sapete che questo è il più importante, molto molto leggero. E poi ho dato con i Warpaints Fanatic lo Strong Tone e il Subterranean Wash, questo è della scatola vecchia ma è la stessa cosa, che sono praticamente un verde molto scuro marcio, diciamo, e un marrone molto scuro che ricorda molto il vecchio Devran Mud della Games Workshop. E l'effetto è questo. Allora, la prima tavoletta, che era quella più importante, vi ricordate, per la difficoltà, è venuta così, con ovviamente lo streaking grime invecchiato e quindi asciugato, e poi con questo leggero dry brush fatto con il Drake Tooth, ed ha questo effetto polvere, vedete, che non è male. Ovviamente qui adesso ci sbizzarremo un po' con gli effetti, e devo ancora fare qui intorno alla cornice la wash, che si può fare o con il nero della Army Painter oppure con il Null Oil classico della Games Watch, quindi un nero. Passatelo sopra tranquilli e sereni col pennello e aspettate che asciughi. Il resto sono effetti che faremo qui sopra. Poi ho fatto questo
con sempre il solito Drake Tooth, e quindi ho praticamente, vediamo se riesco a mettere a posto questa intanto, perfetto, eccola qui, questa qui è praticamente quella arancione che è già venuta molto bene. Probabilmente metterò qualche altro colore un po' più scuro qui sulla base, perché vedete è rimasto molto arancione ancora, no? Potrei aumentare il contrasto ancora con lo Strong Tone e portarlo ancora verso il marrone scuro. Poi abbiamo questa che era molto particolare, se vi ricordate all'inizio, che invece guardate che capolavoro è venuto fuori quando poi siete praticamente a fine corsa, no? Cioè viene fuori proprio questa cosa impolverata che unisce i due colori e li rende omogenei. Infatti vedete che adesso sembra una pavimentazione concreta, insomma, cioè, sembra possibile, no? Avere una pavimentazione del genere. Tra le altre mi ricorda qualche villa veneta che abbiamo qui da noi a Venezia, un po' così, un po' proprio vecchia, con queste pavimentazioni 30-40. E poi abbiamo gli ultimi due che sono i più naturali e i più belli forse, perché il verde ovviamente con lo Streaking Grime e lo Strong Tone, e qui ho usato anche il Subterranean Wash, quindi il verde scuro, vi fa questo effetto stupendo, vedete, con tutte le sfumature più questa bellissima, insomma, diciamo tonalità scura con questi punti chiari di polvere, questa bellissima. E poi anche questa super naturale, super sfumata, bella, è venuta veramente bene. Diciamo che è come fare un piccolo quadro per ogni tiles, e dovete prendere il vostro tempo perché venga al meglio possibile, perché poi quando lo vedete tutto insieme ogni stanza farà la differenza nel gioco, e quindi vogliamo che ogni stanza abbia la sua particolarità, no? Quindi partiamo a fare gli effetti, e poi quando avrò finito con gli effetti ovviamente io darò il nero a tutto e vedremo tutto insieme cosa viene fuori. Allora, dunque qui ovviamente con il giallo penso che la cosa migliore da fare sia il sangue, perché abbiamo praticamente una base gialla che con le tonalità calde viene veramente un capolavoro. Oppure potreste, per esempio, in alternativa, staccare con un colore freddo e quindi magari usare la bile, non il vomito perché è molto simile, perché ha dei gialli dentro, quindi magari cose tipo appunto la bile piuttosto che il sangue verde o alieno comunque, quindi non colori caldi. In questo caso io invece userò i colori caldi e lo metto qui, vediamo. Ah, guardate che si è come sempre un po', il caldo si coagula davvero il colore della Green Stuff. Questo è Green Stuff World ed è il Coagulated Blood, che io unisco sempre, come vi ricordo, col True Blood, che invece è più, diciamo, più fresco, no? Risulta più fresco. E qui abbiamo pennello, un po' di acqua, asciugate e spandete un po' come viene. Cercate di essere come sempre abbastanza naturali, quindi andate un po' a caso, non esagerate, e poi, che comunque così è abbastanza, e andiamo a mettere l'altro e vediamo che succede. Scusatemi che stamattina ho un po' la voce, e questo lo mescolo sugli esterni dove il sangue è più fresco, e vedete che viene fuori così. Quindi dove è più in basso si comincia a coagulare e sull'esterno diventa così. Siccome c'è questa macchia, adesso voglio aumentare la macchia e fare in modo che sembri proprio diciamo a schizzi, no? E quindi facciamo così. Lo mettiamo sopra il nostro pennello, anche se cadono gocce poi vediamo, e poi mandiamo via schizzi così. Vi aiutate con una qualsiasi palettina, che può essere anche appunto uno stuzzicadente, una cosa del genere, e fate questa cosa qua. Poi andate ancora ulteriormente a toccare come se fosse stippling e fate in modo che il sangue diventi proprio quasi rosa, e viene fuori l'effetto che volevamo. Voilà! E diciamo che la macchia di sangue è venuta. Adesso ve la faccio vedere meglio. Eccola qui, ora si deve ancora asciugare, ma diciamo che non è male, no? E poi ovviamente rimane questa connotazione lucida che è impressionante quando poi si vede la stanza. E questa è una.
Poi abbiamo il nostro verde. Effettivamente anche sul verde ci starebbe bene il sangue per via appunto delle colorazioni, ma vediamo che cosa ho qui di bello. Qui per esempio c'è la bile che è chiara, oppure abbiamo la polvere, potrebbe essere molto interessante il dust per esempio, perché effettivamente Orc Blood, vediamo, poi abbiamo il Vomit, li sto prendendo tutti, e tutti i colori technical che possiamo avere. Ci sono ovviamente anche quelli della Warpaints, ci sono quelli della Games Workshop, ma mi piace usare questi della Greenstar perché sono più particolari, diciamo, nell'immediato, no? E vediamo un pochino, qua c'ho l'ossido, vediamo questo cos'è, questo è un rust, quindi ruggine, io direi dust, qui ci sta alla grande, quindi mescoliamo bene e proviamo a fare un po' di polvere e magari poi vediamo di metterci qualcosa sopra di più contrastante. Ricordatevi sempre il discorso del matte varnish, mettete lo spray matte varnish prima di fare questi effetti in modo tale che poi non vada a opacizzarsi. Allora il dust lo mettiamo in una zona qui, andiamo dentro, andiamo in giro. Ricordatevi che questo è un pigmento, quindi il pigmento va ad asciugarsi e non rimane così, va praticamente a fare quello che fa una wash, cioè va nei recessi e quando si asciuga rimangono delle macchie, quindi questo lo vedremo alla fine che effetto fa. E poi mettiamo magari un po' di proviamo Vomit, va, che è magari più, vediamo, il Vomit è più giallognolo e quindi andiamo a recuperare delle tonalità calde. Cercate magari di creare dei contrasti in questi casi. Eccolo qua, vediamo un po' che cosa salta fuori. Vedete che sto andando a distribuirlo prima soprattutto come se qualcuno avesse proprio tipo un troll vomitato sulla piastrella e poi leggermente dentro. E voilà, lo lasciamo così e vediamo che succede. Questo praticamente rende il verde sotto, aiuta con il contrasto del colore stesso, e poi ci sono queste tonalità marroncine, giallognole che fanno il gel proprio trasparente. Ovviamente questo resterà così, ce lo guardiamo alla fine come salta fuori e vediamo che succede appunto soprattutto alla polvere. Se volete, se per voi è troppo per esempio, potete prendere un canovaccetto così e tamponare leggermente, così avete ancora di più fatto l'effetto stippling polveroso. Adesso vedete che quando asciuga vi dà questo effetto polvere proprio che è interessante. Poi fatto questo andiamo alla stanza quella incredibile. Qui per esempio la bile ci sta bene perché è proprio fosforescente e quindi possiamo metterla sempre con il nostro laccetto metallico che ci serve a sbloccare, e vediamo. Secondo me questa ci sta benissimo e vediamo quanto è molto liquida. La mettiamo sopra proprio al punto dei legni in modo tale che vado proprio a mettere una lente su questa, diciamo, parte della tavolozza, che è interessante perché appunto c'è il legno, quindi vediamo che succede. Ok, e questa quando asciuga rimane così molto fosforescente e quindi ha questa, vedete, connotazione che risalta tantissimo all'interno della stanza. Io mi fermerei qua con questa. Poi andiamo sull'arancione e vediamo sull'arancione cosa fare. Vediamo un pochino. Beh, qui ci sta alla grande il sangue dell'orco e quindi andiamo a sempre sbloccarlo perché vedo che tutti questi colori hanno questo problema, quindi tenetevi sempre una clippettina a portata per poter, una graffetta, qualcosa del genere. Allora qui mettiamo il sangue, facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto con quello rosso. Vedete, questo è verde, però ovviamente sopra la piastrella si vede meno perché
va proprio a sembrare tipo sangue vero, no? Quindi va benissimo che resti così. Eccolo qua, rompiamo le bollicine così si asciuga prima. E già così direi che un po' di colpi qua e là, già così direi che va bene. Se volete ovviamente fate a vostro gusto, cioè questa è la parte fantasiosa dove potete fare quello che volete. Vi suggerisco sempre di non esagerare, perché ogni stanza ha la sua peculiarità, ma non deve essere troppo vampirizzante, diciamo, a livello di immagine. Deve essere una pavimentazione sporca e quindi invecchiata, e quindi ci possono essere questi effetti senza esagerare troppo. Ultimo e grande tiles è questo, che è quello un po' più, diciamo, tosto da seguire, e secondo me qui la dust ci sta alla grande, quindi mettiamo un po' di polvere, facciamola entrare dentro le fessure e vediamo che succede. E qui ci siamo alla grande. Andiamo così e poi con il tovagliolo mi aiuto. Guardate, prendiamo il canovaccio stesso qua e andiamo a tamponare. Facciamo questo effetto e lasciamo che il resto vada da sé. Ok? E qui abbiamo già un effetto che appena si sarà asciugato vi darà questo effetto proprio polvere molto importante. Dall'altra parte vado a mettere o la bile o il sangue o il vomito, direi il vomito in questo caso. Questa è, diciamo, molto grande come tiles, quindi andiamo ad aumentare e andiamo a mettere un paio di effetti molto esagerati, no? Che si vedano. Ecco qua, questo va benissimo così su una piastrella che poi farà il suo effetto verdognolo, vedete, con la trasparenza che sembra proprio appunto uno schifo di qualche cosa. E quindi va benissimo così. Allora, questo a posto così, qua facciamo cadere un po' in giro. Ok, e diciamo che ci siamo. Da qui in poi ovviamente, ragazzi, tutta fantasia. Ricordiamoci di fare i bordi per scurirli un pochino, devono arrivare ad avere questa tonalità di grigio qui, quindi ci vorrà il null oil per poterli colorare. Infatti vi faccio vedere, questo è quello che ho dovuto fare più bianco perché il rosso era tanto ed è ancora un po' rosato, no? Allora prendiamo il nostro null oil puro e lo andiamo a distribuire puro sopra il cornicione. Non vi preoccupate se andate sotto perché tanto fa ombra, e fatevi tutto quanto il cornicione in modo tale che torni a essere grigio, ok? E quindi poi vedrete che la tonalità tornerà a essere simile a quella che avevamo prima. Finisco di mettere appunto il null oil su tutti i cornicioni e vediamo l'insieme com'è. Eccoci qua, ragazzi, devo dire è quasi un'emozione perché abbiamo terminato l'ultimo quadrante dei 4 per l'appunto, che è praticamente adesso completo. Quindi abbiamo tutti quanti i quadranti del tabellone, alcuni corridoi, adesso devo finire i corridoi e le mura e quindi faremo una puntata su quello, ma ne farò vedere ovviamente 2 o 3, nel senso che vi farò vedere qualche effetto, cose del genere. Dopodiché sarà semplicemente dipingere e finalmente montare il tavolo intero, però già vederlo così con il quarto quadrante finito è veramente soddisfacente. Devo dire la verità, è stato un bel viaggio, specialmente perché ci siete voi ed è stato bellissimo vedere foto vostre, video vostri addirittura su Instagram, dove vi mostrate non solo il tabellone ma tutta la stanza, i figli che giocano con i genitori. Veramente bello, ragazzi, vi ringrazio perché è un bel viaggio e il bello deve ancora arrivare in realtà, perché quando poi inizierà HeroQuest Café sarà un capolavoro, vedrete. Quindi diciamo che adesso abbiamo da far asciugare il null oil sui bordi e per il resto mi sembra che la coerenza degli effetti ci sia. È bello da vedere il tabellone, sembrava quello, avete visto, più fantasy, più super colorato, forse troppo, e in realtà guardate, quasi quasi sembra quasi uno dei più belli a livello di colorazione, come si è distribuito, no? Alla fin fine, quindi veramente mai paura.
sempre andate a fare degli effetti, e questa è la raccomandazione numero 1, che riescano a rendere omogeneo il tabellone. Quindi per esempio, se fate il dry brush, fatelo leggero, sempre con lo stesso colore, che in questo caso vi ricordo è il Drake Tooth, quindi il denti di drago, che fanno questo effetto polvere. Tra parentesi vi ricordo l'effetto polvere del verde che abbiamo visto prima, guardate quando è asciutto che spettacolo che è. E quindi ragazzi vi ringrazio, vi lascio al recap e tenetevi duri perché stiamo per partire con Nido Quest Café. Naviganti del lobby, insomma, è finita. Diciamo che ancora manca un pochino, ma ci siamo arrivati, no? Siete felici? Avete decorato tutto? Ci mandate le foto su Instagram, così le vediamo in direct? Scrivete, Nel frattempo, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per le prossime novità, ci siamo vicini, tra pochino uscirà Nido Quest Café e annunceremo anche il metodo con cui lo vogliamo far uscire, perché sarà spettacolare e tutto il mondo lo guarderà.